Ciao creature, benvenute o bentornate su Monica Blog, terzo video con Jonathan. E perché vi facciamo vedere questa? A proposito, se non avete visto gli altri video con Jonathan, vi invito a guardarli perché magari questo è un po' complicato come video, è quello un po' più difficile, quindi vi invito a guardare gli altri prima per entrare nell'argomento. Allora, perché nella copertina abbiamo messo questa parte della bandiera? Jonathan, che cosa significa questa parte? praticamente è la parte dedicata alle persone intersex, che è proprio raffigurata con i colori della bandiera intersex, e quindi abbiamo pensato che, visto che anche Monica aveva detto ne voglio parlare perché voglio capire meglio anch'io, abbiamo pensato di fare un video proprio dedicato alle persone intersex, anche perché in Italia tuttora c'è un po' di invisibilizzazione e non basta mettere la I nella sigla per fare sensibilizzazione, ma sicuramente dobbiamo parlarne, perché chiaramente ci sono anche dei fattori proprio a livello normativo che creano molti danni alle persone intersex. Ecco, infatti io quando mi hai detto così ho detto chi sono le persone intersex? Di cosa stiamo parlando? Le persone intersex sono persone che nascono con entrambi i generi binari, maschile e femminile, o parte di entrambi i generi. E chiaramente se è venuto fuori subito un termine che a livello magari olistico è ancora utilizzato, sì, però è diciamo un po' superato. Un tempo si chiamavano ermafroditi, ma in realtà che comunque è una cosa bella. è una cosa da un bella, punto ma di vista di alchimia interiore è una bella in cosa. realtà è anche una cosa un po' più sottile, perché c'è una leggera differenza anche in questo caso, perché comunque diciamo che uno può nascere anche solo con una piccola parte, Ecco. mentre le persone ermafrodite erano proprio Certo, quelle che sì, avevano sì, proprio entrambi, visibilmente sì. le cose, quindi a volte non si nota neanche in una persona, finché una persona non cresce non si nota questa particolarità, ed è una condizione fisica di nascita, genetica o comunque cromosomica, non è una condizione di identità di genere di cui abbiamo parlato nel primo video. Però fa parte della comunità LGBTQIA+, per il semplice fatto che col crescere queste persone si trovano ad essere discriminate nella stessa maniera che possono essere in cui possono essere discriminate le persone trans o comunque tutte le persone della comunità queer, per il semplice fatto che questa condizione può portare a considerare queste persone, soprattutto a livello anche proprio documentale, come persone trans. Tutto dovuto a una possibilità che in Italia non è ancora vietata, a differenza della Spagna, dove praticamente un genitore alla nascita, se sa della presenza di intersessualità all'interno del nascituro o della nascitura, può agire chirurgicamente scegliendo un genere, di correggere, diciamo, il genere preferito, diciamo. E questo è drammatico. È drammatico, perché non lascia la scelta. non lasciando la scelta, ma soprattutto non lasciando la sicurezza che poi nello sviluppo questa persona non abbia delle problematiche dovute al rifiorire del genere cancellato alla nascita, con problematiche di documenti che magari non rispecchiano poi l'aspetto esteriore della persona. Sono cose particolari, si entra anche in norme effettive e quindi è difficile parlarne, però è importante anche solo averla nominata anche in un mini video, perché secondo noi c'è bisogno che le persone sappiano che ci sono persone che soffrono per questa cosa e che devono essere aiutate, ma pure una persona che non ne soffre deve essere aiutata a comprendere quale possa essere la sofferenza di una condizione del genere, soprattutto a livello proprio anche normativo, perché chiaramente io ho poche esperienze di persone intersex fra le mie conoscenze, quasi nulle, però effettivamente ho visto le problematiche che possono intercorrere in alcune presentazioni, diciamo, proprio dovute a questa cosa, per cui persone che magari con l'azione chirurgica alla nascita o comunque nella prima infanzia si trovano
con un genere sui documenti, poi nel corso del tempo si Sviluppano, sviluppa anche l'altra parte e risulta più difficile poi cioè anche vivono, interagire nel proprio ma mondo. poi hanno una menomazione di fatto. Hanno una menomazione, infatti tanti dicono è più una condizione di handicap più che alla nascita, però poi Ma è un bel diventa trauma, una eh? problematica di identità di genere. Certo. Non a caso ci sono molte associazioni proprio anche di genitori e figli intersex, in modo tale che i genitori facciano sensibilizzazione per altri genitori e Certo, aiutino a certo, fare aspettare perlomeno un attimino la scelta, perché poi comunque la problematica di scegliere un genere per forza alla nascita certo, è quella che si ripercuote poi sul documento. Non a caso per noi, per me perlomeno, il superamento del genere sulla carta d'identità, visto che comunque non è che sia poi sì, così fondamentale, sì, si potrebbe anche essere fare, sì. praticamente eliminato, così una persona non ha questa problematica. E effettivamente non ci sono tante, anche in questo caso, rappresentazioni nel mondo dei media. Io mi ricordo giusto una serie televisiva dove appariva una ragazza intersex, Che però serie è? il Non te la nome non me lo ricordi? ricordo perché era una serie di MTV che andava in onda tipo alle 3 Ah, di notte, vabbè, quindi ok. era un po' difficile recuperarla anche, però chiaramente sono problematiche che vanno affrontate, quindi nel caso noi non Ah, aggiungiamo positivo. nient'altro, non aggiungiamo nient'altro per il semplice fatto che chiaramente non è che possiamo aggiungere No, chissà no, cosa, però è però una almeno vi pillolina. abbiamo dato una piccola pillola per far sì che vi incuriosiate e possiate anche scoprire che ci sono tante problematiche che avrebbero bisogno. È per questo che noi come associazioni tante volte ci mettiamo in strada e facciamo delle battaglie, fra virgolette, per riuscire Per a farsi a vedere. farci vedere, ma soprattutto a far capire alla gente che non è solo un voler vivere la propria vita sentimentale, ma è anche proprio un poter vivere la propria vita liberamente, indipendentemente da quello che uno possa pensare, perché Mm. io faccio l'esempio sulle persone trans o le persone comunque intersex, la problematica dei documenti si ripercuote anche solo per poter andare a votare, Certo. per un biglietto del bus, Sì, un sì, per abbonamento qualsiasi del bus, cosa. quindi queste sono cose che anche noi come associazioni facciamo. Per esempio noi siamo anche all'interno del tavolo regionale delle associazioni LGBTQIA+, e stiamo lavorando con vari assessorati proprio per migliorare la sanità e i trasporti, perché chiaramente Certo. ci sono ancora delle problematiche dovute proprio soprattutto alle persone della comunità trans, ma non solo, perché chiaramente le persone intersex hanno problematiche uguali se non peggiori, perché chiaramente la condizione psicologica poi, vista l'invisibilizzazione, è maggiore rispetto anche alle persone trans. E noi nel nostro piccolo un pochino di visibilità Cerchiamo abbiamo di provato a averla. darla. Sì. Io ti invito, se qualcuno vuol farti delle domande, magari sentiti libero di venire a rispondere sotto, se trovi delle domande sotto i video, ecco, sentiti libero di poter rispondere, perché giustamente io non ho le tue conoscenze, quindi Certamente, certamente. non Poi voglio rispondere bischerate, ecco. ditemi pure se secondo voi ho sbagliato qualcosa, perché comunque anch'io cerco sempre di migliorare, soprattutto su argomenti di cui ho meno polso privato, e comunque quindi cerchiamo sempre in tutte le maniere di migliorarci, perché è questo che bisogna fare: studiare, imparare, gli esami non finiscono mai, No, qualcuno diceva, accogliere e soprattutto, soprattutto avere la curiosità di capire, comprendere e andare avanti essere tutte le curiosi e volte. accogliere, sì. Ciao! Ciao!